Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere delle giovani piantine di ulivo partendo semplicemente dal nocciolo che c'è all'interno del frutto, e lo farò svelandovi un segreto che vi permetterà di fare nascere la pianta anziché nei classici 4 mesi soltanto in 15 giorni ed alla fine ottenere in tempi davvero molto ridotti piantine come queste. Provate a rifare ciò che vi mostrerò nel video perché sono certo che una volta che otterrete le piantine sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle olive. Se avete la fortuna di poterle prelevare direttamente da un albero, quelle saranno perfette. In alternativa, quelle che si trovano al supermercato o al mercato andranno benissimo. Quando sceglierete le olive però queste dovranno avere delle caratteristiche, sono poche ma vanno rispettate. Potrete scegliere sia fresche che essiccate purché non trattate, quindi non sotto sale, non sotto olio. E altra cosa importante è che siano sane, quindi che il nocciolo all'interno non sia rotto e che non presentino funghi, muffe o batteri all'esterno. Reperite le olive, queste non potranno essere messe a dimora nel terreno così come sono, perché se lo farete quasi certamente da lì non nascerà nessuna piantina, proprio perché il nocciolo è molto resistente e duro, quindi per il semino che c'è all'interno riuscire a tirare fuori il germoglio, quindi germinare, sarà molto difficile. Occorrerà aiutarlo, in che modo? Semplicemente togliendo la pellicina che c'è tutto intorno e con un martellino rompere il nocciolo ed estrarne il semino, dopodiché utilizzarlo. Estrarre il seme dal nocciolo è davvero molto semplice, basterà prendere il martello e con dei piccoli colpi, molto leggeri perché sennò rischierete di rompere il semino all'interno, rompere il guscio. Ecco qua. E in questo modo avrete l'accesso al semino che c'è all'interno. Una volta aperto il nocciolo, questo è il risultato, ovvero due metà all'interno di una delle quali c'è il seme vero e proprio, quindi basterà estrarlo, e per farlo sarà sufficiente tirarlo via, facendo molta attenzione perché se si dovesse rompere durante questa operazione sarebbe tutto da rifare, perché da qui, se fosse rotto, non nascerebbe nulla. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il seme. È davvero molto piccino, per capirne le dimensioni fate una proporzione con le dimensioni del mio dito. Ricorda vagamente quelle di un chicco di riso. Ed estratto il seme si potrà procedere con l'operazione successiva, quindi procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente, che sia in vetro o in plastica, sarà completamente indifferente, ma che sia trasparente. Dopodiché o uno straccetto, un pezzo di stoffa almeno 20 cm x 20, oppure 2 cotton fioc come questi, e fare questa operazione, quindi mettere il primo cotton fioc all'interno, poi prendere il semino, adagiarlo sul cotton fioc, prendere l'altro cotton fioc e coprire il tutto in questa maniera. Prendere un vaporizzatore e bagnare in modo che i cotton fioc siano ben zuppi d'acqua. Dopodiché chiudere il contenitore e posizionarle in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorse circa 2 settimane, riprendendo il tutto si potrà notare che il semino ha generato una piccola radice, quindi si potrà procedere tranquillamente con l'operazione successiva, ovvero quella di mettere questa a dimora nel terreno. Creare l'habitat ideale nel quale fare crescere questa pianta è davvero molto semplice. Occorre che il terreno sia soffice, drenante e che comunque tenga l'umidità, quindi basterà unire un 60% di torba di buona qualità o in alternativa del terriccio universale, però anche quello di buona qualità mi raccomando, con un 20% di sabbia di fiume, non di mare perché se salata brucerà le radici, ed il restante 20% di argilla espansa. Preparata la miscela, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo, dopodiché fare un foro nel centro di circa 1 cm di profondità ed andare ad inserire il seme all'interno. Per fare questa operazione procuratevi una pinzetta, anche quella delle sopracciglia andrà benissimo, e fate in questo modo, quindi facendo molta attenzione a non rompere la radice del seme, fate così, lo prendete molto delicatamente. Dovrete inserire il seme in modo che la radice vada verso il basso, in questa maniera. Una volta inserito, spero che si veda, coprire il tutto, molto delicatamente. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare. Fate in modo che il terreno sia ben zuppo. Terminato di bagnare, prendere un sacchettino di plastica trasparente ed andare ad inserire all'interno di questo il vaso, dopodiché chiudere. In questo modo si creerà un vero e proprio microclima all'interno del sacchetto con temperatura ed umidità costante che accelererà e faciliterà la nascita e la crescita delle piantine, proprio perché all'interno ci saranno rispetto all'ambiente esterno almeno 2-3 gradi in più. Mi raccomando, poi questo non andrà posizionato in un punto dove ci saranno i raggi del sole diretti, ma tanta luce, e se si può una temperatura che superi almeno i 18 gradi centigradi.
Trascorsi soltanto 2 giorni da quando abbiamo inserito il seme all'interno del terreno, guardate quanto questo sia cresciuto e come sia spuntato fuori. Quindi si vede chiaramente che la radice sta crescendo e tra un po' la testolina verrà spinta proprio dalla radice fuori dal terreno. Dopo circa 5 giorni la testolina sta venendo su. Guardate un po' come le radici stiano spingendo letteralmente fuori dal terreno ciò che era prima il semino. Addirittura si iniziano a vedere le foglioline che si stanno separando già mentre sono all'interno del terreno. Trascorso soltanto un giorno, guardate come la testolina si sia tirata completamente su e le foglie si siano aperte. Arrivati al terzo giorno, questo è il risultato, quindi le foglioline si stanno aprendo e stanno anche assumendo il caratteristico colore della foglia di ulivo che avrà poi quando sarà adulta la pianta. Quindi un verde molto intenso. Arrivati alla terza settimana, questo è il risultato, ovvero una piantina alta più o meno 5 cm con il germoglio centrale che si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come si stia sviluppando il nuovo germoglio. Trascorsi 3 mesi, questo è il risultato che potrete ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 8 cm, che esteticamente è davvero molto bella, però la cosa più importante è che sia sana. Arrivati al sesto mese, la piantina è cresciuta davvero tantissimo e l'impalcatura delle foglioline direi che è perfetta. Sono cresciute in una maniera assolutamente armoniosa e sana. Quindi non resterà altro che aspettare che questa cresca, che diventi più alta di 1 metro e che il raggio del suo tronco superi il centimetro, e a quel punto si potrà praticare l'innesto in modo da essere certi che poi la pianta produca sia i fiori che i frutti. Questa è una pianta mediterranea che ama molto il caldo e la luce e addirittura dopo il primo anno di vita potrà essere esposta tranquillamente ai raggi del sole diretti senza alcun problema. Non teme neanche la siccità, purché non sia per un periodo troppo prolungato, perché sennò l'apparato radicale tenderebbe a seccarsi troppo e a danneggiare la pianta. Purtroppo questa è una pianta che teme molto il freddo, quindi se abitate in un luogo dove in inverno le temperature scendono sotto lo zero, io vi consiglio di tenerla in vaso e di ripararla quando arriverà il freddo all'interno di casa o di una serra. Una pianta adulta può raggiungere e superare senza problemi anche i 10 metri di altezza. Per quanto riguarda le aspettative di vita, queste sono davvero molto elevate. Considerate che ci sono alcuni soggetti che superano addirittura i 1000 anni. Quando la pianta sarà adulta, quindi in genere ci vorranno 2-3 anni da quando nasce, questa inizierà a produrre anche i primi fiori e di conseguenza i primi frutti. In queste immagini vi mostro tutte le fasi, da quando si crea il bocciolo, da quando si schiude e, nell'ipotesi che venga fecondato, si creino i frutti e, una volta maturi, questi si possano raccogliere. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.